Seguitemi e andiamo a raccogliere gli aranci assieme. Un po' lì e poi voilà. Un po' qua. Via. Oh. Oddio. Là. Aranci freschi per un liquore fantastico. Cocò, ok, che non perde un colpo. Ecco qua, aiutami a raccogliere gli aranci. Là. Per noi altri, per capire anche di che cosa si tratta. Buono. Forte. Gentili amici, oggi cosa andiamo a fare? Visto che ho un sacco di aranci, e diciamo così, è anche il periodo questo delle arance, dicembre, gennaio, febbraio, è il periodo, andiamo a fare l'arancello fatto a modo mio, ok? Che sia chiaro, ci metto del mio. Comunque sia, abbiamo bisogno di 1 litro di alcol, 400 grammi di zucchero, quantità delle arance dalle 9 alle 13 arance, dipende ovviamente dalla grandezza, io ce ne ho messe 13 o 14. Cosa facciamo? Andiamo a pulire meglio possibile, staccare anzi la buccia meglio possibile dall'arancia, senza cercare, oppure portando via meno possibile il bianco dell'arancio, perché il bianco è amaro. Dopo lo recupero. Allora io faccio così, voi fate come prendete il pelapatate, fate come meglio credete. Io faccio così, vedete. È ricco di succo, pieno. Ho fatto così per fare prima, per fare il video più corto, ho già fatto questa operazione, ok? Raccanto anche questa papera in terra, perché non ammazza in grassa, ma non butto via niente. Ora, io queste qui non le butto, ora vi faccio vedere cosa faccio con queste. Comunque sia, torniamo a noi. Le mie quantità sono 1 litro di alcol puro al 95%, faccio 1 litro di alcol e 1 litro mischiato fra un po' di succo d'arancio e acqua. Deve stare, tutte queste bucce devono stare sotto ovviamente alla... E io in questo caso ci andrò a mettere dentro un po' di zucchero. Perché lo zucchero? Perché aiuterà la macerazione. Comunque ce ne vado a mettere un 150 grammi. A occhio, sono sui 150 grammi. È importante questa operazione che ora vi faccio vedere. Shakerare. Voilà, e ora veniamo all'operazione che vi dicevo prima. Vediamo qua in onore di camera così almeno si vede. Io mi dispiace buttare via queste arance, insomma, poi viene sicuramente meglio il nostro liquore con un po' di polpa. Ok, io faccio così, levo tutto il bianco
quasi tutto, perché ora così bravo non sono. Guardate, via, così. Mi raccomando, l'ordine e la pulizia in cucina. E poi a pezzettini butto dentro e recupero anche questi. Ok, ne faccio un altro assieme. Via il bianco, il più possibile. Invece di farmi delle spremute, ma poi vi garantisco che viene saporitissimo, perché a parte la buccia, potete immaginare, no? Qui c'è tutto il succo, ma poi per fare anche una bella fermentazione questo. Ok. Comunque io in questo caso so che pressappoco ci ho messo un mezzo litro dentro di arance, polpa e via discorrendo. Allora quando andrò a fare l'acqua con lo sciroppo non ne farò un litro, ma ne farò mezzo litro, perché pressappoco ho visto quanto insomma ce ne sto mettendo ora. Sempre liquido questo qui, se no verrà troppo diluito e saprà di poco, perché l'alcol è 95 gradi, ma se voi lo allungate da 95 arriva a 80, 70 e così via. Io lo voglio fare da 50 in 50, così da 90 mi arriva la gradazione pressappoco di 35, 30, dai 30 ai 40 gradi, è quello che secondo me è perfetto. Cioè, deve essere un liquore, il grado alcolico insomma ci deve essere, se no è acqua fresca per i bimbi. Quando l'abbiamo buttati tutti dentro, non abbiate paura, non fa male, strizzate il tutto. L'importante è che il liquido superi tutta la polpa e tutte le bucce. Benissimo. Se voi volete ci potete mettere del vostro, come dico sempre, per dire ci va sicuramente bene, o ci andava sicuramente bene, una bacca di vaniglia, dei semi di finocchietto, insomma divertitevi e metteteci del vostro. Ok, e ora che facciamo? Prendiamo il nostro bel infuso, giorni al buio, e possibilmente, se ce la fate, se ve lo ricordate, tutti i giorni shaker. Ok? Ci aggiorniamo fra una ventina di giorni per poi dopo lo sciroppo. Andremo a fare lo sciroppo e lo andremo a mettere dentro. Comunque ci aggiorniamo strada facendo. Tu vedrai che non sarai più da sola. Qua, arance buone. Sono passati 4 giorni, non vado oltre perché è un discorso del bianco dell'arancio, altrimenti o siete così perfezionisti che completamente riuscite a levarlo, ma io non sono così professionista, se no mi diventa troppo amaro. Ok, l'ho girato tutti i giorni, l'ho shakerato e ora che facciamo? Ole, benissimo, che facciamo? Facciamo così,
cerchiamo di... Allora, io tolgo le bucce completamente, ok? Qui bisogna fare un po' gli speleologi. La polpa no, perché la voglio strizzare. La polpa è rimanente, la strizzerò, perché devo soltanto levare la buccia. Se non vi piace farlo con le mani, aiutatevi con una forchetta. In cucina, questa è la soluzione migliore, specialmente in questi casi. Ok, e ora questa qui io prima la strizzo e poi la filtro. Voi potete fare come vi pare, vi potete fare con le mani, col passaverdure, come vi pare a voi fatelo. Io faccio così, però in questo caso non occorre che mi imitiate, fate come vi pare a voi, come vi torna meglio, come vi pare. Vedete io. Okay. Ok, e ora facciamo così, questo via, un pulino per filtrare, così, là, non c'è trucco, non c'è inganno. Voilà. Ole, perfetto, via questo qui. Ora, io nel frattempo ho messo 900 centilitri di acqua, vi ricordate, no? Che c'era già un po' di liquido qua giù, e non faccio altro che, anzi aspetto che si raffreddi, stavo facendo una cavolata. Aspettiamo un attimo che si raffreddi e poi lo mischiamo. A fra un petit peu, tanto bonifico. Ok, dopo che si è raffreddato ho unito l'acqua e il preparato qua. E ora voilà. Ora il resto lo riempirò dopo. Intanto un attimo per la degustazione. Bonifico. Ok, ora non sarebbe ancora pronto, faccio la degustazione diciamo in onor di camera, perché in verità questo deve stare un mese, minimo un mese, al buio e va lasciato stare. Magari vi consiglio una volta ogni 3-4 giorni dategli una girata. Ora faccio giusto una degustazione per noi altri, per capire anche di che cosa si tratta. Buono, forte il giusto, equilibrato, buono, ci è piaciuto. Poi le arance belle fresche, vedete che bello che è. Voglio far vedere questa cosa, vedete, ci sono ancora un po' di tracce di arancio, che è quello che io volevo. Guardate. Comunque sarà pronto fra un 40 giorni, un mese, 40 giorni. Vi consiglio di usufruirlo con, diciamo, ghiacciato dal frigorifero. Addirittura dopo 30-40 giorni lo potreste mettere anche nel congelatore. Questo qui con lo zucchero che ha non ci sono problemi. Comunque è un frigorifero, un congelatore, questo qui freddo è perfetto. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta, mettetemi il pollice in su, avrei piacere che mi consigliate delle vostre ricette, che mi insultiate, che dite anche voi la vostra. Ok, solitamente sì, avete ragione, tanto me lo dite tutti, io lo faccio solo con la buccia, è vero,
Anch'io solitamente ho voluto fare questa versione, anche perché mi dispiace, come dicevo, buttare via il succo, ma poi vi garantisco che qui, oltre al sapore della buccia, si sente proprio l'arancio, come fosse una spremuta forte. Questo va bene anche per i cocktail. Comunque, a presto, io e il mio arancello. A bientôt.